Ed eccoci qua, ti voglio parlare ancora un altro po' di PNL, questa disciplina che mi piace tantissimo e che poi mi ha introdotto anche al mondo dell'ipnosi. Oggi ti voglio parlare di realtà. Tu sai che una delle definizioni della PNL riguardo la realtà è che la PNL è una disciplina che si occupa della realtà soggettiva, cioè sta a significare che non c'è una realtà universale, ma ci sono molteplici realtà soggettive personali. Infatti uno dei presupposti della PNL molto avvincente da questo punto di vista è che le persone rispondono alla loro mappa del territorio e non alla realtà stessa. Questo perché il presupposto ancora precedente è che la mappa non è il territorio, ma ognuno di noi ha una mappa, cioè ha un modello di interazione con una realtà che percepisce. Chiaramente, e questo è un esempio che faccio spesso, questa penna per il cartolaio è semplicemente un oggetto che vende, per lo scrittore è l'utensile che utilizza appunto per scrivere, e via discorrendo. Potremmo fare infiniti esempi per comprendere che la realtà che noi osserviamo è semplicemente un qualcosa che filtriamo attraverso i nostri valori, i nostri concetti, le nostre capacità, i nostri strumenti. Il compito della PNL in realtà è indagare proprio su quella realtà soggettiva del cliente con cui stiamo lavorando, con quella persona con cui stiamo lavorando, e cercare di restituire a quella mappa del territorio degli strumenti per funzionare meglio. Infatti un altro dei presupposti della PNL è che non esiste il giusto e lo sbagliato, esiste solo il funziona o non funziona. Per comprendere se un qualcosa è funzionale o non funzionale abbiamo bisogno di un obiettivo, perché se non abbiamo un obiettivo non abbiamo una direzione. Ora io, se mi fermo qua, tu puoi già capire che in 2 minuti ti ho fatto comprendere come i sistemi di programmazione sono inanellati fra loro attraverso processi di causa-effetto, attraverso dei procedimenti che mettiamo in atto con gli strumenti che agevolano un certo tipo di passo, e anche attraverso quello che si chiama appunto rappresentazione soggettiva della realtà. Voglio però ricordarti che anche la psicologia in generale dice che noi non osserviamo la realtà per come è, noi osserviamo la realtà per come siamo. Quindi, se anche tu vuoi ottenere una percezione di una realtà espansa, più aperta, con più opportunità, bisogna che la prima persona a cui dai più opportunità sia proprio tu. Cioè ti devi mettere nella condizione di aprirti al mondo, ottenere nuovi strumenti che ti facciano andare più velocemente nella direzione che tu hai scelto, e quindi nell'ottenere alcuni risultati, che tu possa utilizzare degli strumenti che ti fanno fare un'indagine profonda dentro di te, e 3, che tu possa avere un passo calibrato e quindi una traiettoria ben studiata. Questo ha a che fare un po' con quello che io di solito dico i percorsi strategici, cioè che cosa viene prima, che cosa viene dopo, che cosa viene dopo, che cosa viene dopo, e via discorrendo. La PNL in realtà si occupa di questo. Io so che molte persone ve l'hanno venduta come le tecniche della PNL. Allora chiudi gli occhi, pensi di essere quella persona, estrai tutti quanti i benefici di quella persona, riapri gli occhi e sei proprio quella persona lì. No, non è così, e mi dispiace se ci avete creduto. Vi dico che mi dispiace perché purtroppo quando ero molto più giovane ci credevo anch'io, ma poi a distanza di 20 anni ormai di lavoro, in realtà forse qualcosa in più, ma insomma diciamo 20 anni di lavoro, mi rendo conto che hanno preso in giro anche me. E il motivo per cui ci prendono in giro è che utilizzano proprio i nostri bias cognitivi, i nostri preconcetti, la voglia dell'essere umano di arrivare molto velocemente ad un risultato. Si può arrivare più velocemente a un risultato?
La risposta è sì, però bisogna vedere quali sacrifici, che cosa lasci fuori ottenendo quel tipo di velocità. Facciamo un altro esempio: se io faccio Firenze-Roma in aereo vedo molto ben poco e lo vedo dall'alto. Se lo faccio già in macchina vedo molto di più, vedo più colline, vedo più case. Se lo faccio a piedi vedo tantissimo. Cosa significa questo? Se io vado al mio passo giusto, riesco a prendere tutte le informazioni necessarie. Se io invece prendo un aereo e vado a una velocità enorme, arrivo molto velocemente all'obiettivo, ma non ho tutte le informazioni che mi servono per supportare il risultato che ho ottenuto. E qui bisogna lavorare con la strategia, bisogna capire dove sei nello specifico, perché le tecniche non vanno bene per tutti. Le tecniche sono delle cose che sartorialmente vanno adattate al cliente, proprio perché ti ricordo che le persone non rispondono alla mappa, cioè rispondono alla loro mappa del territorio e non alla realtà, perché ognuno di noi ha una mappa, ma quella mappa non è il territorio. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, spero che questi temi ti piacciono. Se ti interessa la PNL, sappi che nel mio sito, nella sezione corsi, trovi un corso completo di PNL che è già stato scaricato da 20.000 persone, quindi molto ben testato. Ti auguro una buona serata e ci vediamo presto.